Buongiorno mondo. Oggi andiamo a vedere questo alimentatore qua, ok? Sempre preso dall'8 che ho acquistato da eBay. Questo qui è un alimentatore che purtroppo è distrutto. Gli manca questo, gli manca qualcosa qua che adesso non so, e gli manca questo, gli manca il connettore, gli mancano anche un sacco di cose qua sotto, gli manca un chip qua, gli manca un MOSFET, gli manca questo transistor, e gli mancano un sacco di resistenze anche in giro, resistenze, condensatori, quindi inutile. Potrebbe essere funzionante, come no, chiaramente no, non è funzionante se l'hanno usato per pezzi di ricambio, però magari bastava, che ne so, cambiare qualcosa e funzionava lo stesso, invece l'hanno depredato. Va bene ugualmente. Noi a questo punto lo usiamo per aggiustare questo. E allora, in questo caso abbiamo l'opportunità di prendere questo e metterlo qua e basta, e questo è già a posto, ok? Ha tutto, tutta la scheda, è presente tutto, gli manca solo questo, ok? E hanno dissaldato un po' questo MOSFET, transistor, quello che sia, ok? Però adesso vado a verificare perché, ok? Allora, come prima cosa, chiaramente non vado a mettere corrente, non ha molto senso. Andiamo a verificare il fusibile. No, ok, era questo, ok? Perché ho notato che qua il fusibile è stato, non è uno originale, ok? Questi qua sono quelli originali, questi sono ceramici. Questo è un fusibile in vetro, ok? Con delle gambe saldate, ok? Hanno utilizzato un qualsiasi fusibile a vetro, chiaramente della capacità giusta, eccetera, e ci hanno saldato le gambe. Può anche essere una valida alternativa per chi non ha questi qua disponibili assiali, ok? Ma c'ha quelli con quelli semplici in vetro a clip. Allora, dicevo, andiamo a testare prima di tutto il fusibile. Vi metto il multimetro a schermo perché sennò non capite niente, chiaramente. Ok. E allora andiamo a fare le prime verifiche. Allora, qui il fusibile è buono? Sì, è buono. E allora, poi come seconda cosa andiamo a verificare allora se i due terminali, ok, abbiamo un cortocircuito qui oppure no, ok? Qui dobbiamo stare sui mega ohm, ok? Come vedete adesso ci sono un po' misure qua e là, eccetera, ma ok? Siamo sull'ordine dei mega ohm, va bene? Non ho capito perché salta da 5 a 50 e poi torna giù, non mi interessa, ma ci sono mega ohm, ok? E quindi mi fa capire che questa parte qui dovrebbe essere a posto, dovrebbe, ok? Poi, come seconda cosa, andiamo a verificare il ponte diodi, ok? In modalità diodo, chiaramente, ok? Modalità diodo. Come si fa a testare il ponte diodi? Il ponte diodi sarebbe meglio testarlo fuori circuito, ok? Altrimenti è difficile misurarlo. Ma in linea di massima noi dobbiamo avere circuito aperto fra quei due centrali, sia a destra che a sinistra, incrociandoli, ok? Non deve esserci continuità, non deve esserci nessun valore, aperto, ok? Dopodiché abbiamo bisogno di vedere fra questi due aperto e un valore, ci siamo, e idem di qua, aperto e un valore. E un'ulteriore cosa, qui aperto e un valore, ok? Molto bene. Quindi tecnicamente questo ponte diodi è salvo, ok? Forse, ma io l'ho misurato qui in circuito. Io preferisco dissaldarlo e fare le misurazioni fuori dal circuito, così sono più sicuro, ok? Comunque, qui gli hanno staccato il trasformatore, non so perché, ma vabbè, per me non ha importanza. E al momento la seconda cosa che bisogna andare a verificare è appunto che non ci sia un cortocircuito su questa zona qua, ok? Cioè tutta questa zona qua che è lo stesso, è la zona secondaria di alta tensione. Qui c'è la corrente alternata
alta tensione, e qui c'è la corrente continua alta tensione, e poi c'è questa zona qui che è la zona di corrente continua bassa tensione, 5 volt e 12 volt. Qui ci sono 350-450 volt, quindi state attenti, cioè praticamente 3/4 della scheda è ad alto voltaggio e è pericolosa. Comunque, come seconda cosa stavo dicendo, andiamo a misurare, ok, resistenza, andiamo a misurare fra, qui ci sono i due condensatori, ok, possiamo farlo anche direttamente da qua, ma possiamo farlo direttamente anche da dietro, ok, andiamo a vedere negativo e positivo se abbiamo un cortocircuito. Ah, interessante, qui abbiamo un cortocircuito, non dovrebbe esserci un ohm su questa zona qua, assolutissimamente, quindi ecco il motivo per cui questo alimentatore è morto, ok? Allora andiamo a vedere anche se su questa zona qui c'è un cortocircuito oppure no, quindi andiamo a verificare qui, questi sono i terminali positivi e negativi della 12 volt, e no, non abbiamo un cortocircuito, molto bene, e questa qua è il connettore dove c'è i 5 volt, ok, ed è pure segnato sulla scheda, qui ci sono tutte le scritte. Abbiamo il primo piedino di sinistra, sono i 5 volt, poi il secondo piedino è la massa, e poi quelli due di destra sono i piedini di azionamento, ok, di stand-by dell'alimentatore, ok, per determinare se quando la console ha bisogno dei 12 volt, ok, quindi è un alimentatore switching questo, quindi si accende, fa switch sulla 12 volt quando la console glielo chiede tramite questi due piedini qua. Quindi quei due piedini qua non ci servono per il momento, però abbiamo bisogno di sapere se i 5 volt e la massa chiaramente, quindi sono i primi due piedini di sinistra, sono in cortocircuito oppure no. Qui abbiamo un mega ohm, quindi non sono in cortocircuito. Va bene. Quindi abbiamo la fase secondaria di alta tensione che è in cortocircuito. Perché è in cortocircuito? Vabbè, il problema adesso è capire dov'è questo cortocircuito, ok? Quindi bisogna andare a investigare dappertutto. La prima cosa che è facile che possa andare in cortocircuito è questo transistor MOSFET di potenza, ok? Però a quanto pare, anche se l'hanno disaldato, come vedete non è in cortocircuito. Abbiamo questa qua, una misurazione di 7 mega ohm, e per il resto dei piedini nelle loro diverse posizioni non abbiamo niente, quindi non è questo qua non è in cortocircuito, dovrebbe essere a posto, ok? Quindi che cosa c'è qui in cortocircuito? Perché si estende anche di qua, si estende anche di qua. C'è anche una seconda zona, diciamo, c'è una prima zona e una seconda zona che è divisa da questa resistenza fusibile, ok? Dico resistenza fusibile perché è una resistenza messa apposta in 0 ohm, ok? O 0,2 ohm, proprio, bassissima resistenza, che funge apposta da fusibile per la zona di qua, ok? Per questa zona di qua. Infatti noi abbiamo qui la resistenza fusibile, ok? Arriva di qua per poi andare direttamente nel trasformatore, ok? In questo qua, e dovrebbe essere collegato di qua, no, di qua, sì, ok? Chiaramente va fuori di qua, entra in questi MOSFET eccetera che generano poi corrente necessaria per attivare poi e creare la 12 volt con l'induzione elettromagnetica. Allora, si potrebbe eventualmente fare con un come si dice, con ho perso le parole, con l'alimentatore da banco, ok, fare iniezione di voltaggio, ok, 1 volt, giusto per tenerci sul basso, e vedere qui, collegandoli qua positivo e negativo, che cosa si illumina, ok? Potrebbe anche essere un'idea.
ma non ho idea di come reagisca un alimentatore switching con un alimentatore da banco quando gli viene data la corrente. Potrebbe essere pericoloso. E cosa possiamo fare allora in questo caso? Possiamo andare chiaramente a fare delle misurazioni base, del tipo andare a vedere se c'è qualche condensatore in cortocircuito, questo lo possiamo fare, o andare a vedere se c'è qualche componente fisicamente danneggiato, ok? Anche questo lo possiamo fare. Quindi accendiamo il nostro microscopio, eccoci qua, e possiamo andare alla ricerca di qualsiasi componente che vi sembra sospetto, ok? Che sia scolorito, che sia crepato, danneggiato o qualsiasi altra cosa, come i condensatori. I condensatori sono abbastanza evidenti quando sono esplosi, per dire, o crepati, quindi possiamo fare qualche misurazione. Allora, vediamo qualche misurazione qui. Qui abbiamo 9 kilo, quindi questo potrebbe... sta bene. In questa zona sta bene, 22. Andiamo a fare qualche misurazione. Abbiamo 1 kilo finché non troviamo il componente che ci dà 0 ohm. Ok? Anche i diodi qua potrebbero essere difettosi, quindi andiamo a controllare anche questi. Ok? Non devono dare 0 ohm. Quindi questi sembrano buoni. Qua abbiamo due diodi Zener, sono buoni. Un altro diodo qua sopra, 65 ohm, perché probabilmente è in ponte con una resistenza da 65 ohm, può essere. Sembra di sì. Questo è un altro diodo, sembra ok. Quindi l'unica cosa che poi ci rimane è da questo lato qua. Questo sembra tutto in ordine. Abbiamo dei piccoli diodi qua, 50 ohm, perché è in ponte con questa resistenza, quindi altrimenti mostrerebbe 0 se fosse difettosa in ogni caso. Abbiamo ancora qualche diodo qua, questi li avevo già misurati mi pare. Questo è uno Zener, anche questo è uno Zener, e qui non c'è nient'altro. Potrebbe essere difettoso questo è un diodo, anche questo, perché è identificato con la lettera D. E qua abbiamo 0,1 mega ohm praticamente, ok? Molto bene. Quindi sembra essere ok. Qui abbiamo quel MOSFET transistor che è ok. E sembra che anche questa linea sia ok. Il problema è che abbiamo, a meno che non ci siano proprio i condensatori, questi qua, quelli grossi, che sono in cortocircuito loro stessi. Non è improbabile la cosa, però è difficile. Cioè, non è, come la posso dire, è raro, almeno io non ne ho mai trovati con problemi, capito? Allora, qui abbiamo sempre la linea negativa che mi arriva di qua con un jumper, vedete le gambine, mi arriva di qua con un jumper e mi arriva su tutta questa traccia qua. Poi qui arriva un altro jumper, viene qua sopra e va in altri posti. Eh, Andiamo a vedere qualche componente di qua, se c'è qualche cortocircuito da questo lato qua. Questo è uno Zener diodo. Ogni tanto parlo in inglese perché guardo parecchi video in inglese. Sembra tutto in ordine qui. Qua questi sono dei MOSFET o transistor, come li volete chiamare. Abbiamo 1 mega ohm di qua, 5 mega ohm di qua, abbiamo 10 kilo ohm.
10 kilo, 9 mega, 9, 8 mega. Sembra tutto in ordine. E boh, quindi sarà uno dei condensatori? Parecchio strano, ma non improbabile. Allora proviamo a distaccarli e vediamo cosa succede. Questi qua sono condensatori da 450 volt, 68 microfarad. Belli grossi. Non per i farad, ma per il voltaggio che riescono a tenere. E noi allora andiamo a dissaldare. Prendiamo la nostra treccia, il nostro pulsante e andiamo a dissaldare i nostri due condensatori. 1, 2, 3 e 4. Ok, allora adesso il primo è scollegato, quindi potrebbe già adesso qual è? Quello sopra lo stacchiamo dalla scheda se il silicone al di sotto ce lo lascia, altrimenti prendiamo delle normali pinzette, ok, e solleviamo la gamba fuori dal buco. Ok, una e due. Ok, facciamo così. Andiamo a misurare sotto, vediamo se questo ci porta qualcosa di diverso oppure no. Allora, eravamo lì, misuriamo da qua fino a qua. No, abbiamo ancora il cortocircuito, quindi andiamo a verificare se questo qui è buono, perché lo stesso può essere, no, vedete, 33 kilo ohm, 1 mega ohm, e sta cominciando a caricarsi con quello che è la sonda del multimetro gli sta mandando. No, questo è buono. Ok, allora andiamo a dissaldare il secondo e andiamo a verificare. Ok, dissaldate, non toccano niente. Ok, adesso andiamo a vedere se il nostro cortocircuito adesso è sparito. Allora abbiamo qui e qui. Abbiamo ancora il nostro cortocircuito. Ok, molto bene. Allora facciamo così. Noi abbiamo qui il positivo. Il positivo ci viene qui, ok, su questo condensatore qui, e poi viene qui, ma qui abbiamo visto che non è in cortocircuito, ok, come vuole dimostrarsi, ok, quindi non è questo il nostro componente, qui il percorso si interrompe. Allora, per logica, noi andiamo sopra, ok, noi abbiamo questo circuito che passa qui, fa tutto il giro e viene su questa resistenza qua, ok, ma se io faccio da qui fino alla parte negativa, qui chiaramente abbiamo 10 mega ohm perché c'è la resistenza, quindi il cortocircuito è da ricercare su quest'altra zona qua. Qui abbiamo un altro jumper e finisce di qua, e quindi qui abbiamo un condensatore, ok, e ci deve essere un punto di collegamento fra questa linea positiva, ok, e il negativo di questa zona qua. Magari è uno di questi condensatori qua. Anche questi sono condensatori. È interessante. Qui abbiamo lo stesso jumper come avevo fatto vedere prima. Allora vuol dire sì, fra questa linea e questa linea
e c'è un altro jumper qui che va a finire qui, ok, fra questa linea e questa linea noi abbiamo ancora 0 ohm, giusto? Eccolo qui, ci stiamo avvicinando. Ok, qui abbiamo una resistenza 0 ohm, il che va benissimo così. E poi abbiamo un altro jumper che va a finire qui. E poi abbiamo un altro jumper che va a finire qui. Fino ad arrivare qui. Però questo in comune che cos'ha? Allora abbiamo il diodo qua. Questo non è in cortocircuito. Però se noi prendiamo fra questo e vediamo un po' la linea, questa qua, questo qua dovrebbe essere negativo. Eccolo qua, abbiamo ancora la nostra, il nostro cortocircuito. Però allora qui abbiamo una resistenza, un'altra resistenza, quindi qua finisce il percorso, quindi deve essere in questa zona qua. Ma dove? Andiamo a cercarlo. Allora, qui abbiamo la resistenza, qui non c'è nulla di attaccato, qui l'unica cosa di attaccata non so neanche cosa sia. È un jumper? È un jumper che mi arriva di qua? Può essere questo, so che è un jumper, quindi può essere che questo e questo, ok? Mi arrivano di qua. Io qui ho uno Zener di diode, diodo Zener. Ah, trovato! Eccolo qua. Allora, noi abbiamo questo diodo Zener qui in cortocircuito e questo diodo Zener qui è anche collegato a questo transistor qua che è in cortocircuito. Trovato il componente. Allora, questo non so se questo sia buono, però questo è sicuramente andato, ok, perché abbiamo un percorso da qua a qua, 0. Questo è andato. Dopo bisognerà vedere questo diodo Zener, che potrebbe essere andato anche quello. Allora adesso andiamo a dissaldare il componente e verificare poi il diodo Zener. E allora per dissaldarlo però vado ad utilizzare lo stagno a bassa fusione, perché in questo caso l'aria calda gli alimentatori non la sopportano. Hanno una PCB in vetro resina che appena subisce un attimo di calore in più si rovina, fa le bolle e cioè insomma dopo è brutto anche da vedere, non fa nulla perché sono PCB monostrato, ok? Come si vede di qua abbiamo tutti i componenti, ma la scheda in sé è monostrato, c'è solo uno strato da questo lato qua, ok? Quindi di conseguenza vi rimangono tutte le bolle, no? Però non è il massimo, insomma. Quindi vado ad utilizzare lo stagno a bassa fusione, si fa un bel lavoro qua, ok? E si dissalda il componente utilizzando solo ed esclusivamente lo stagno a bassa fusione, ok? Per quanto possibile. E potete usare un po' di aria calda volendo, 300 gradi circa, ok? Per aiutarvi un attimino, perché sotto comunque fa fatica lo stagno ad arrivare anche sotto, perché è saldato anche sotto. Quindi voi vi scaldate la zona insieme con il saldatore, mantenete la zona calda finché il componente non viene via, senza utilizzare troppo calore. Ecco qua, ok? E ha già fatto una bolla, purtroppo. La bolla è solo un danno estetico in questo caso, non crea problemi all'alimentatore, ma non è bene che ci sia, ok? Molto bene. Allora adesso andiamo a misurare di nuovo. Andiamo a misurare qui e andiamo a vedere se il nostro cortocircuito è sparito. Allora, positivo o negativo, ecco qua, 10 mega ohm, il cortocircuito è sparito. Quindi bastava proprio poco
per trovare il componente. Andiamo a verificare lo stesso il diodo Zener qui, c'ho la punta piegata. Allora, andiamo a verificare lo stesso diodo Zener. No, il diodo Zener non ce l'ha fatta, quindi è un diodo di protezione chiaramente e non ce l'ha fatta, quindi bisognerà sostituire anche questo, e anche perché poi è in parallelo con queste, quindi può andare a darvi un valore sbagliato, ok? Un valore molto basso, perché qui abbiamo una resistenza da 2,2 ohm in parallelo, che a questo punto trasformano la resistenza totale in un valore di 1,1 ohm. Anzi, questa è una resistenza da 2 ohm. Questa 2,2 e questa solo da 2. Quindi non è 1,1, è 1,08. Vabbè, un ohm. Quindi qua vi sembrerà poi di avere un ohm, ma non è che il vostro diodo Zener è bruciato, ok? Qui invece abbiamo un valore di 0,3, ok? La mia resistenza delle sonde è di 0,1, ok? E qui abbiamo 0,3, quindi facciamo conto che abbiamo una resistenza totale di 0,2, è molto bassa, quindi sono sicuro che il nostro diodo Zener se n'è andato all'altro mondo, ok? E va rimpiazzato. E allora, stessa cosa, un po' di stagno a bassa fusione qui, un po' anche da questo lato di qua, ok? E questo è più difficile perché c'ha la colla sotto rossa, vedete? Anche questo aveva la colla sotto rossa, è difficile da togliere. Lo stagno è liquefatto, ma il componente non se ne viene via, perché? Perché c'è la colla. Tutti i componenti su questa scheda praticamente hanno la colla rossa sotto, sono tutti incollati, ok? Vogliono rendere i lavori più difficili. Ok, allora andiamo con le pinzette e cerchiamo di spezzare la colla al di sotto, mentre il componente, ecco qua, è liquefatto. Lo teniamo fermo lì in posizione, molto bene, e adesso lo andiamo a misurare fuori dal circuito, ok? Quindi prendiamo qui, allora intanto misuriamo questo da qua a qua, ecco, vedete, 1,3, come vi dicevo, tolto la resistenza delle mie sonde abbiamo 1,1, 1,2, ok? Questo qui invece abbiamo 0,2, vedete? È in cortocircuito da una parte e dall'altra. È sempre un diodo questo, quindi non dovrebbe da una parte sì condurre, ma dall'altra no. Anche se è un diodo Zener. È un diodo Zener, vero? Mi pare che sia un diodo Zener. Magari sto dicendo una cavolata. Comunque è sempre un diodo. No, è un diodo Zener, perché ZD, Zener, diodo. Ok? Comunque, è in cortocircuito e va sostituito. Quindi abbiamo due componenti qua. MOSFET, transistor e diodo Zener. Molto bene. Sono componenti che ho già visto anche in molti altri alimentatori che si bruciano. Quindi non è una cosa poco comune, insomma. Capita anche a loro. Quindi se noi adesso andiamo a rimettere insieme tutto quanto, andiamo a sostituire questi componenti qua, li rimettiamo. Rimettiamo i condensatori qua a posto, rimettiamo il trasformatore qui dove deve, ok? Rimettiamo il trasformatore, rimettiamo i condensatori al loro posto e poi i componenti qua, che sono qua, eccoli qua, in questo angolino qua. Dovrebbe tecnicamente funzionare tutto. Tecnicamente. Però c'è anche una cosa da dire. Adesso che mi viene in mente. Allora, questo percorso qui mi porta, se non erro, anche a questo chip qua. Perché questo chip qua controlla, ok? E impartisce l'ordine al transistor di accendersi e far passare la corrente da un punto all'altro. Quindi potrebbe essere esploso anche questo. Potrebbe essere esploso anche quello. E quindi andiamo a prenderci la nostra massa e andiamo a fare una misurazione in modalità diodo.
però in modalità diodo dobbiamo invertire le cose, invertire le sonde. Rosso a massa e negativo andiamo a misurare. Allora, abbiamo qui, abbiamo 0,9. Ok, qui abbiamo 0,0 ancora. E qui abbiamo 0,63. Qui abbiamo ancora la resistenza bassa perché ci sono quelle due resistenze, ok? In parallelo che mi vengono a finire qui, ok? Adesso ve lo mostro al microscopio. Di nuovo, così spero che vi sia chiara la situazione, ok? Questa qui, questa traccia qua è la massa, ok? Perché qui abbiamo un jumper, il jumper viene di qua e questa qui è come prima la linea di massa. Vi ricordate? Qua c'era la resistenza da 0 ohm, seguiamo la traccia, qua c'è il jumper passa di qua, mi va a finire qui e questo è il negativo del condensatore. Quindi non vi preoccupate se vedete 0 ohm qui, l'importante è non vedere 0 ohm qua, perché questo qua, se seguiamo il percorso, ok, ci porta sopra di qua, verso di qua, sopra, sotto la resistenza qui, su questa resistenza qui e su questo chip qua, ok? E se noi andiamo a prendere la misurazione, non è questo, 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 neanche questo, neanche questo. Dove cavolo va? Viene qui? No. Sto cercando di capire dove... Allora, viene fino a qua. Sì. Ok? Io sono sul piedino che avete visto prima. Questo qua, ok? E quello lì se ne viene su questa resistenza qua, ok? E dopo sparisce qua sotto e non so più dove cavolo va. Però mi pare di ricordare che va all'interno di questo chip qua. Solo che non so dove. A me sembrava di ricordare che questo qua fosse direttamente collegato, evidentemente no. Però dove mi va a finire allora, scusa? Ah, no, non è quello. Ok, mi va a finire solo su questo diodo qua. Ok? Poi dal diodo... Perché, no, questo, non lasciatevi ingannare, non è questo che poi prende e va via, perché questa traccia qua passa sotto di qua ed è coperta da questa riga bianca ed è quella che poi passa sotto al diodo e va di qua. Quindi è difficile anche andare a vedere le cose. Allora, abbiamo fino a questo diodo qua, abbiamo fino a questo punto qua e poi da questo punto qua ci passa, va sotto di qua e va su questa resistenza qua, giusto? Andiamo a vedere. Andiamo su questa resistenza qua, la resistenza è una resistenza da 200 ohm, no, da 20 ohm, scusate, ok? E da qui dovrebbe collegarsi in uno di questi punti. Eccola qua, viene collegata fino a qua, vedete? Quindi ogni tanto succede che questo qua, che il MOSFET esplode, porta indietro la corrente fino a qui, brucia il diodo, va a finire anche dentro il chip e brucia il chip. Ma sembra che questo chip sia buono. Quindi va bene. Allora andiamo solo a sostituire quei due componenti là, che li possiamo prendere da qui. Il problema è che anche questa scheda qua, a quanto pare, hanno martoriato la zona e hanno fatto un casino. E quindi sono rimasto senza diodo. Perché questo qua non è un diodo normale. Questo qui, come vedete, è un diodo con... non è un diodo SMD, ma è un diodo con le gambe, ok? Con le aste di metallo.
E se noi andiamo a vedere, qui abbiamo una resistenza da 2 ohm che è in parallelo e misura, io praticamente il percorso sta facendo così, quindi il diodo tecnicamente non è in cortocircuito e si può utilizzare, però non è il diodo originario della scheda, anche questo è stato sostituito, quindi non posso andare a utilizzare questo diodo. E chiaramente non ho il MOSFET qui, quindi non posso andare a prendere, a meno che andando a vedere, ok, il numero del componente, ok, riesco ad andare a reperirlo su un altro punto della scheda, 3N65M, a meno che non sia questo, non ne ho la più pallida idea al momento. Quindi andiamo a vedere qua, magari siamo fortunati, ne troviamo un altro uguale. Questo è un 3N65M e devo procurarmene qualcuno. Niente, allora per il momento io termino qui e riprenderò quando ho il componente in questione, così finiamo di aggiustare questo alimentatore, metterlo in vita e metterlo dentro una console e farlo funzionare come si deve per il resto della sua vita. Quindi niente, ci vediamo quando ho il pezzo di ricambio, i pezzi di ricambio, che adesso devo anche capire la tipologia del diodo Zener, perché non è facile. Una volta che è esploso non hai la benché minima idea di quale voltaggio, su quale voltaggio funzionava, su quale valore erano, insomma, i suoi valori. Quindi bisognerà andare a vedere se c'è qualche informazione in internet che mi permetta di andare a identificare il componente corretto da rimetterci al suo posto. E ho appena scoperto una cosa, ok? Su questo alimentatore, purtroppo, il trasformatore che c'è qui, che questo era quello da buttare praticamente, su questo alimentatore qui, che è una DP160CR, c'è questo trasformatore qui, no? Ok? Non può andare qui. Questa è una DP160ER, ok? E il trasformatore non ci può andare. L'hanno creato diversamente. I piedini sono praticamente identici. Il problema è che c'è l'avvolgimento necessario per creare il voltaggio primario che è completamente a 0 ohm, ok? Quindi questo va direttamente qua, quindi porrebbe tutto il circuito in cortocircuito ed è un male, quindi non lo so, sarebbe salvabile. Io non ho capito perché gli hanno tolto sta cosa qua, non aveva alcun senso, potevano tranquillamente lasciarla e basta, sarebbe stato completamente salvabile. E a questo punto devo per forza andare a prendere un altro alimentatore, per esempio, completamente disastrato come questo, però dello stesso modello ER, ok? Che abbia almeno questo trasformatore qua, ok? Da rimpiazzare questo, perché questo non va bene qui, questo va bene solo qua. Gli avvolgimenti sono creati in maniera diversa a seconda della scheda e questo fa veramente schifo, fa veramente schifo. Sono andato a desaldare il componente, sono andato a saldarlo qui e purtroppo non lo posso neanche usare, quindi niente, devo vedere se trovo anche uno di questi trasformatori qua. Sicuro in internet non esisterà nulla del genere, ok? Bisognerà per forza andare a prendere un altro alimentatore originale che non funziona, uno di quelli che proprio è letteralmente esploso, che ha preso fuoco, che scheda spezzata o roba del genere, allora si può andare magari eventualmente a recuperare quel componente lì per aggiustare questa scheda qua, questo alimentatore qua. E quindi niente. Avete un alimentatore da donare? Non dico di no, pago le spese di spedizione. Comunque, ecco, niente, allora, devo terminare qui completamente il video e vedere in un futuro se mi arriverà un altro alimentatore da un altro lotto, come questo per esempio, o che ne so, un'altra console che non si può riparare l'alimentatore per un qualsiasi motivo strano, boh.
E allora a quel punto prendo e utilizzo il trasformatore, gli avvolgimenti di trasformazione. E niente, allora ci vediamo in un prossimo video. Allora ragazzi, cosa dite? Like, commentate, iscrivetevi per quelli che sono nuovi, se vi interessano questo tipo di contenuti, e noi ci vediamo in un prossimo video come al solito. Ciao a tutti. Ah, ultima parentesi, giusto perché così finiamo almeno in bellezza. Per una volta. Perlomeno il controller sono riuscito a sistemarlo e funziona. Almeno questo. Non è proprio bellissimo, non è il massimo, ma funziona tutto, si carica. All'interno ha una batteria veramente scarsissima, 600, solo 600 mAh, quando gli originali hanno una batteria da 1000 mAh, quindi è veramente poco, di poco valore la cosa. Però alla fine questo non aveva niente se non la porta di ricarica parzialmente dissaldata, ok? Dalla scheda, tutto qua, non aveva nient'altro. Mi hanno smontato e hanno fatto a pezzi anche questo senza motivo, basta, ho fatto un attimo di saldature. A posto così. Ok, ciao ragazzi.